Il remote testing non è soltanto una versione asincrona e distante di quello che siamo abituati a veder fare ai nostri colleghi QA in ufficio. Il remote testing ha dei pilastri fondamentali per rispondere alle complessità del mondo in cui ci troviamo. Localizzazione. Ormai è impensabile testare la localizzazione di un'app o di un servizio senza darla in mano alle persone che veramente parlano quella lingua e vivono secondo la cultura di quel paese. Certo, possiamo pensare di fare un veloce giro di traduzioni con Google Translate, ma il contesto è importantissimo e indispensabile. Copertura geografica. Quando si tratta di testare una feature specifica per gli utenti che navigano da una certa nazione, la risposta sembra essere semplice e scontata. VPN, un tunnel virtuale che ci teletrasporta in pochi istanti in qualsiasi città o nazione, che sia New York o Nuova Delhi. Tuttavia, il costo di testare attraverso una VPN rischia di essere maggiore. La VPN ha spesso problemi di performance e gran parte dei sistemi di terze parti, dei sistemi di advertisement, sono ben istruiti a riconoscerle e rispondere in maniera diversa. Questo comporta una falsificazione del test che vogliamo andare a fare e quindi invalidare tutto il nostro lavoro. Coinvolgendo le persone dalle loro vere case e veri uffici nelle nazioni specifiche, avrete un feedback affidabile al 100%. Copertura varietà dispositivi. Si spiega quasi da solo. Se per il desktop abbiamo solamente 2 sistemi operativi e pochi browser da tenere in conto, da quando il mobile pervade il mondo la situazione è degenerata. Ogni anno abbiamo almeno una major release di versione del sistema operativo e almeno una nuova gamma di prodotti per ogni grande produttore che c'è. Il numero di dispositivi e architetture su cui testare aumenta esponenzialmente ed è impossibile e inutile pensare di avere questo tipo di asset nel proprio ufficio. La scelta più sensata è chiedere a chi quei dispositivi li usa quotidianamente e soprattutto il dispositivo di un test lab non è come quello di un utente, non ha la sua connessione, non ha le sue 100 app installate e l'hard disk sempre pieno. Non c'è più niente da aggiungere. Mettete il vostro QA team nella condizione di fare il loro lavoro migliore e scaricate la parte più faticosa al crowd.